Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un nuovo video che, credetemi, è davvero succoso e pieno di rivelazioni inaspettate. Oggi andremo a scavare a fondo in uno degli attori turchi più amati e discussi del momento, Burak Özçivit. E non parleremo dei suoi successi, della sua bellezza o della sua vita privata, ma di qualcosa di molto più intrigante, il personaggio che lui stesso ha ammesso di odiare di più. Sì, avete capito bene. C'è un ruolo che Burak Özçivit ha interpretato e che, a quanto pare, non gli è proprio andato a genio. E non si tratta di un personaggio secondario o di una comparsa, ma di un ruolo che ha avuto un certo impatto nella sua carriera. Prima di svelarvi di chi si tratta, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e di lasciarmi un bel mi piace se l'argomento vi interessa. Prometto che non ve ne pentirete. Allora, siete pronti a scoprire qual è il personaggio più odiato da Burak Özçivit? Tenetevi forte perché la risposta potrebbe sorprendervi. Stiamo parlando di Bali Bey, il valoroso guerriero ottomano che Burak ha interpretato nella celeberrima serie Il Secolo Magnifico. Lo so. Molti di voi staranno pensando, ma come? Bali Bey era uno dei personaggi più amati della serie. Come può Burak Özçivit odiarlo? Ebbene, la storia è un po' più complessa di quanto possa sembrare a prima vista. Innanzitutto, è importante sottolineare che Burak Özçivit non odia letteralmente il personaggio di Bali Bey. Non è che lo detesti o che si vergogni di averlo interpretato. Il termine odio è forse un po' forte, ma rende bene l'idea del suo rapporto problematico con questo ruolo. Diciamo che Bali Bey è un personaggio che, per diversi motivi, non lo ha entusiasmato particolarmente e che, anzi, gli ha creato anche qualche difficoltà. Uno dei motivi principali per cui Burak non ha amato interpretare Bali Bey è legato alla sua percezione del personaggio. Burak ha sempre dichiarato di preferire ruoli più complessi, sfaccettati e con una maggiore profondità psicologica. Bali Bey, per quanto amato dal pubblico, era un personaggio piuttosto unidimensionale, un eroe senza macchia e senza paura, sempre pronto a difendere l'impero ottomano e ad aiutare i più deboli. Burak, invece, avrebbe preferito un personaggio con più ombre, con più debolezze, con più conflitti interiori. Un personaggio che lo mettesse alla prova come attore e che gli permettesse di esplorare diverse sfumature interpretative. Bali Bey, pur essendo un ruolo importante, non gli ha offerto questa opportunità. Un altro aspetto che ha contribuito al suo odio verso Bali Bey è legato alla sua immagine. Il Secolo Magnifico è stata una serie di enorme successo, che ha consacrato Burak Özçivit come una delle star più amate della Turchia e non solo. Il personaggio di Bali Bey, con la sua barba curata, i suoi occhi intensi e il suo fisico statuario, ha contribuito a creare un'immagine di Burak come sex symbol, un'immagine che, a quanto pare, gli è sempre stata un po' stretta. Burak ha sempre cercato di dimostrare di essere molto più di un bel viso. Ha sempre voluto essere riconosciuto per il suo talento, per la sua capacità di interpretare ruoli diversi e complessi. L'immagine di Bali Bey, per quanto lusinghiera, lo ha in un certo senso imprigionato in un cliché, rendendo più difficile per lui scrollarsi di dosso l'etichetta di belloccio e dimostrare il suo valore come attore. Questa lotta contro la percezione stereotipata è una costante nella carriera di molti attori belli, e Burak non è stato esente da questo. Inoltre, Burak ha ammesso che il trucco e l'abbigliamento del personaggio di Bali Bey erano piuttosto scomodi e richiedevano molto tempo per essere preparati. Ore e ore passate davanti allo specchio, con parrucche, barba finta e costumi pesanti. Non erano certo il massimo per un attore che preferisce concentrarsi sull'interpretazione e sulla psicologia del personaggio. Immaginate la frustrazione. Arrivare sul set pronto per immergervi nel ruolo, solo per trovarvi bloccato per ore in un processo di trasformazione fisica che, alla fine, sentite che vi allontana dalla vera essenza del personaggio. Ma c'è un altro aspetto, forse meno noto, che ha contribuito al rapporto problematico di Burak con Bali Bey. Durante le riprese del Secolo Magnifico, Burak ha dovuto affrontare anche alcune difficoltà personali, tra cui la fine di una relazione importante. Questo periodo difficile ha influito sulla sua performance e sul suo umore sul set, rendendo ancora più faticoso il lavoro di interpretazione di un personaggio che, come abbiamo visto, non lo entusiasmava particolarmente. È una verità spesso taciuta nel mondo dello spettacolo. La vita personale degli attori non si ferma quando si accende la telecamera.
Le loro emozioni, le loro sofferenze, tutto si riversa inevitabilmente nel lavoro, a volte amplificando, a volte ostacolando, la performance. Nonostante tutto questo, Burak Özçivit ha sempre svolto il suo lavoro con professionalità e impegno, cercando di dare il massimo anche in un ruolo che non lo convinceva del tutto. E il pubblico lo ha amato per questo, apprezzando la sua bravura e il suo carisma anche nei panni di Bali Bey. Questo dimostra la sua dedizione e la sua etica professionale, anche quando si trova ad affrontare sfide personali e artistiche. Nonostante le sue riserve, ha onorato l'impegno preso e ha dato al pubblico un'interpretazione che, sebbene non lo soddisfacesse pienamente, è stata comunque memorabile. È interessante notare come, dopo Il secolo magnifico, Burak abbia cercato di diversificare i suoi ruoli, scegliendo personaggi più complessi e meno stereotipati. Lo abbiamo visto interpretare un poliziotto corrotto in Kara Sevda, un allevatore di cavalli in Kurulus, Osman e molti altri ruoli che gli hanno permesso di esplorare diverse sfumature interpretative e di dimostrare il suo talento come attore. Questa scelta di ruoli più impegnativi e sfaccettati dimostra la sua ambizione di crescere come attore e di non essere etichettato in un unico tipo di personaggio. È una dichiarazione chiara della sua volontà di superare i limiti imposti dal successo iniziale e di esplorare nuove frontiere artistiche. Quindi, ricapitolando, Burak Özçivit non odia letteralmente Bali Bey, ma ha un rapporto problematico con questo personaggio per diversi motivi: la sua unidimensionalità, l'immagine di sex symbol che ha contribuito a creare, la scomodità del trucco e dell'abbigliamento e le difficoltà personali che ha dovuto affrontare durante le riprese. È una combinazione di fattori che hanno contribuito a creare un senso di frustrazione e insoddisfazione nei confronti di un ruolo che, pur essendo stato un trampolino di lancio per la sua carriera, non gli ha permesso di esprimere appieno il suo potenziale artistico. Nonostante tutto questo, Bali Bey rimane uno dei personaggi più amati della carriera di Burak Özçivit e un ruolo che ha contribuito a consacrarlo come una delle star più amate della Turchia. È una testimonianza del potere della televisione e della capacità di un personaggio, anche se imperfetto, di entrare nel cuore del pubblico. Bali Bey, con il suo fascino e il suo coraggio, ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando un'icona della cultura popolare turca. Ma andiamo ancora più a fondo. Analizziamo un po' meglio questi aspetti che hanno contribuito al disamore di Burak verso Bali Bey. *** l'unidimensionalità del personaggio ***. Come abbiamo detto, Burak ha sempre cercato ruoli che gli permettano di scavare a fondo nella psiche del personaggio, di esplorare le sue motivazioni, le sue paure, le sue debolezze. Bali Bey, invece, era un eroe quasi perfetto, senza particolari zone d'ombra. Era un guerriero valoroso, un amico leale, un amante appassionato, sempre pronto a sacrificarsi per il bene degli altri. Certo, questo lo rendeva un personaggio molto amabile, ma per un attore ambizioso come Burak, rappresentava una sfida limitata. Non c'era molto spazio per l'improvvisazione, per l'interpretazione personale, per dare al personaggio una propria impronta distintiva. Doveva semplicemente essere l'eroe che tutti si aspettavano che fosse. L'immagine di sex symbol ***. La bellezza di Burak è indiscutibile, e il ruolo di Bali Bey ha contribuito a consolidare la sua immagine di sex symbol. Ma essere considerato solo un bel viso è un limite per qualsiasi attore che aspiri a essere preso sul serio. Burak ha sempre voluto dimostrare di avere qualcosa in più da offrire, di essere capace di interpretare ruoli complessi e impegnativi, di emozionare e commuovere il pubblico con la sua bravura. L'immagine di Bali Bey, per quanto positiva, lo ha in un certo senso intrappolato in un cliché, rendendo più difficile per lui scrollarsi di dosso l'etichetta di belloccio e dimostrare il suo valore come attore. Immaginate la frustrazione di essere ammirati per il vostro aspetto fisico, piuttosto che per il vostro talento artistico. La scomodità del trucco e dell'abbigliamento ***. Può sembrare una cosa banale, ma anche la scomodità del trucco e dell'abbigliamento ha contribuito al rapporto problematico di Burak con Bali Bey. Ore e ore passate davanti allo specchio, con parrucche, barba finta e costumi pesanti. Non erano certo il massimo per un attore che preferisce concentrarsi sull'interpretazione e sulla psicologia del personaggio. Immaginate di dover recitare una scena drammatica, ma di sentirvi a disagio nel vostro stesso corpo a causa dei costumi e del trucco. Questo può inevitabilmente influire sulla vostra performance e sulla vostra capacità di immergervi completamente nel ruolo.
Asterisco asterisco le difficoltà personali asterisco asterisco. Come abbiamo detto, durante le riprese del Secolo Magnifico, Burak ha dovuto affrontare anche alcune difficoltà personal, tra cui la fine di una relazione importante. Questo periodo difficile ha influito sulla sua performance e sul suo umore sul set, rendendo ancora più faticoso il lavoro di interpretazione di un personaggio che, come abbiamo visto, non lo entusiasmava particolarmente. È una verità che spesso viene dimenticata. Gli attori sono esseri umani come tutti noi, con le loro gioie, i loro dolori, le loro fragilità. E quando si trovano ad affrontare difficoltà personali, è inevitabile che questo influisca sul loro lavoro, anche se cercano di non farlo trasparire. Asterisco asterisco le aspettative del pubblico asterisco asterisco. Un altro fattore che potrebbe aver contribuito al disamore di Burak verso Bali Bey sono le aspettative del pubblico. La serie Il Secolo Magnifico ha avuto un successo planetario, e Bali Bey è diventato uno dei personaggi più amati e idolatrati. Questo ha creato una forte pressione su Burak, che si sentiva obbligato a soddisfare le aspettative dei fan e a non deluderli. Questa pressione può essere molto difficile da gestire, soprattutto per un attore che, come Burak, aspira a crescere e a sperimentare nuovi ruoli. In definitiva, il rapporto problematico di Burak Oshivit con il personaggio di Bali Bey è un esempio di come il successo e la fama possano a volte rappresentare un ostacolo per la crescita artistica di un attore. Burak ha sempre voluto essere riconosciuto per il suo talento, per la sua capacità di interpretare ruoli diversi e complessi, e l'immagine di Bali Bey, per quanto positiva, lo ha in un certo senso imprigionato in un cliché. Nonostante tutto questo, Burak ha sempre svolto il suo lavoro con professionalità e impegno, cercando di dare il massimo anche in un ruolo che non lo convinceva del tutto. E il pubblico lo ha amato per questo, apprezzando la sua bravura e il suo carisma anche nei panni di Bali Bey. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante scoprire il rapporto problematico di Burak Oshivit con il personaggio di Bali Bey. Se vi è piaciuto, lasciatemi un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Burak Oshivit? Pensate che Bali Bey sia un personaggio unidimensionale o che, al contrario, abbia una sua complessità? Lasciatemi i vostri commenti qui sotto, sono curioso di sapere cosa ne pensate. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo. Non dimenticate di mettere mi piace, condividere e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. A presto!